Oggi torniamo ancora una volta sopra uno dei luoghi più monitorati e discussi d'Italia, il cuore pulsante dei Campi Flegrei. Un'area che continua a cambiare davanti ai nostri occhi giorno dopo giorno, tra sollevamenti del suolo, emissioni sempre più intense e terremoti che ormai fanno parte della quotidianità di migliaia di persone. Un saluto a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno nelle nostre dirette live sulla Fumarola Pisciarelli, a chi controlla insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutti coloro che sono arrivati oggi su questo canale per capire davvero cosa sta succedendo all'interno della caldera flegrea. Noi continuiamo a fare quello che facciamo da mesi, documentare, nessun allarmismo inutile, nessuna fantasia, solo immagini reali, riprese dirette con i nostri droni e monitoraggi continui sul territorio. Perché basta guardare dall'alto quest'area per rendersi conto che qualcosa sta cambiando davvero. Le fumarole modificano continuamente il loro aspetto, il terreno continua a deformarsi, le emissioni aumentano e la sensazione è che la pressione interna della caldera stia crescendo lentamente, ma costantemente. Prima di iniziare vogliamo ringraziare davvero tutti voi per il supporto incredibile che date ogni giorno a Solfatara News. Grazie a chi segue le nostre live 24 ore su 24, grazie a chi ci supporta tramite Buy Me a Coffee e grazie a tutti quelli che ci aiutano concretamente a mantenere operative webcam, droni, sensori e il nostro sismografo indipendente. Senza di voi tutto questo monitoraggio continuo non sarebbe possibile. Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio aereo dell'area dei Campi Flegrei. Prima però vogliamo parlare della scossa registrata nella giornata di ieri. Magnitudo 2,6, profondità di circa 3 km, epicentro nella zona di Via Luciano. Una scossa che moltissime persone hanno descritto come diversa dal solito. Non il classico colpo secco e sussultorio che ormai i residenti conoscono bene, ma un movimento ondulatorio, percepito in maniera più lunga e anomala. Un dettaglio che ha colpito tantissimi cittadini e che conferma ancora una volta quanto il sistema flegreo stia mostrando comportamenti sempre più complessi. La nostra prima tappa è stata ancora una volta la Fumarola Pisciarelli. E qui la situazione appare davvero impressionante. La fumarola continua a trasformarsi quasi quotidianamente. Le alte temperature e soprattutto la fortissima pressione interna stanno modificando continuamente la struttura della bocca fumarolica. Oggi la pressione dei vapori appare estremamente elevata e dalle immagini aeree si nota chiaramente una nuova apertura interna. Infatti, osservando bene le riprese, si distinguono due bocche principali, quella storica sul lato sinistro e una nuova apertura sul lato destro che appare ancora più attiva e violenta della precedente. Le emissioni fumaroliche sembrano praticamente raddoppiate rispetto a pochi mesi fa e la quantità di gas emessa è davvero impressionante. Anche gli stessi ricercatori hanno ammesso che la zona sta subendo trasformazioni continue. Secondo quanto riportato, alcune modifiche morfologiche della fumarola rendono sempre più difficili e pericolose le attività di rilevamento direttamente sul posto. Questo fa capire quanto l'area sia diventata estrema dal punto di vista geotermico. Abbiamo quindi effettuato la misurazione termica della Fumarola Pisciarelli, che oggi registra una temperatura di 109,1 gradi Celsius. Come sempre vi mostriamo a schermo anche il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti, perché monitorare l'evoluzione termica nel tempo è fondamentale per comprendere come sta cambiando il sistema idrotermale. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara, dirigendoci verso la fumarola Bocca Grande. Anche qui oggi si osserva una forte attività fumarolica, con una pressione visibilmente elevata, anche se meno estrema rispetto a Pisciarelli. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta di 186,2 gradi Celsius. E anche in questo caso vi mostriamo a schermo il grafico completo, con l'aggiornamento delle temperature degli ultimi giorni. Come sappiamo, Bocca Grande è collegata a un sistema differente rispetto alla Fumarola Pisciarelli. Le temperature qui sono generalmente molto più alte e questo cambia completamente anche la percezione visiva delle emissioni. Molti dei vapori vulcanici, infatti, risultano meno visibili perché spesso parliamo di gas ad altissima temperatura che non condensano immediatamente nell'aria. Durante il sorvolo abbiamo monitorato anche l'area delle pozze di fango.
Al momento risultano quasi completamente asciutte. L'unica ancora attiva è la piccola pozza coperta dalla grata, dove continua a essere presente una ridotta quantità di fango in ebollizione. Ma attenzione, perché nelle ultime ore emerge anche un altro elemento molto importante, che riguarda il monitoraggio dell'intera caldera, compresa la sua parte sommersa. Infatti è stato finalmente attivato il progetto legato all'AUV Hugin, un sofisticato sottomarino autonomo capace di esplorare i fondali dei campi flegrei fino a migliaia di metri di profondità. Questo veicolo subacqueo verrà utilizzato per monitorare faglie sottomarine, emissioni di gas e strutture vulcaniche sommerse presenti nel Golfo di Pozzuoli. Ed è proprio questo il punto che deve far riflettere. Non si sta monitorando soltanto ciò che accade in superficie. Adesso l'attenzione si sta spostando anche sotto il mare, dove esistono fumarole sommerse, emissioni di CO2, metano e strutture vulcaniche, che potrebbero fornire informazioni fondamentali sull'evoluzione della caldera. Gli stessi enti scientifici parlano della necessità di raccogliere dati sempre più dettagliati per comprendere meglio i processi in corso e migliorare i modelli previsionali del rischio. E questo ci fa capire una cosa molto importante. Il monitoraggio dei campi flegrei sta entrando in una fase sempre più avanzata e continua, perché evidentemente ciò che sta accadendo viene considerato abbastanza serio da richiedere controlli costanti sia sulla terraferma che nei fondali marini. Nel frattempo il territorio continua a muoversi, le fumarole continuano a cambiare e i terremoti continuano a ricordare a tutta la popolazione che sotto questa terra il sistema vulcanico è assolutamente vivo. Noi continueremo a monitorare tutto giorno dopo giorno con i nostri droni, le webcam e il sismografo indipendente per mostrarvi immagini reali direttamente dal cuore della caldera. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste nuove trasformazioni osservate oggi alla fumarola Pisciarelli e al cratere Solfatara. Se il video vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale Solfatara News e attivate la campanella per non perdere i prossimi monitoraggi DAI. Noi ci vediamo nel prossimo aggiornamento e come sempre massima attenzione a quello che sta accadendo sotto i nostri piedi.